Il sogno di uno solo è l'illusione, l'apparenza. Il sogno di due è già la verità, la realtà. Cos'è il mondo reale, se non il sogno che tutti sognano, il sogno comune a tutti? Miguel de Unamuno. Quante volte sei stato disonesto in un rapporto? Sicuro, molti si sentiranno offesi con questa domanda. Sicuro, si aspettavano che la domanda fosse: hai mai vissuto una relazione, di qualsiasi tipo, dove hai subito la disonestà? Scrivi nei commenti se è vero. Io dico che per molti sì, è vero, perché quando una domanda non ci include, ma passiamo dall'altro lato del vittimismo, respiriamo profondamente. È una cosa che non ci tocca. Quindi, senza pensare, ci sentiamo bene. Non abbiamo mai fatto niente di male. La disonestà non fa parte di noi. La nostra ombra ci domina e negando, ci sentiamo sempre contenti di noi stessi. Però, fino alla fine, rimarrò onesta e continuerò a credere che se si vuole, chiunque può cambiare per avere una vita migliore, come credo fortemente nell'aiuto. Per questo la domanda: e chi ha visto i video sopra il potere della mente, l'ombra, e se no, invito a vederle, vedrà la logica di questa domanda come di questo stesso video che tratterà altri 6 atteggiamenti che non li devi permettere e implicitamente fare. La disonestà è una minaccia silenziosa che può corrodere qualsiasi relazione dal profondo, sia nella sfera personale, professionale che sociale. Accettare la disonestà nelle tue relazioni sta lasciando terreno fertile alla sfiducia e al risentimento, il che inevitabilmente erode la genuina connessione tra le persone. Quando le bugie, non importa quanto piccole, sono tollerate, la porta si apre a un modello di inganno che può diventare sempre più complesso e dannoso. La disonestà mina la fiducia che è alla base di ogni relazione significativa. Senza la fiducia diventa impossibile stabilire un legame autentico e sicuro. Le bugie, anche quelle che appaiono insignificanti, possono generare dubbi, confusione e un costante stato di incertezza in cui non sai mai se ciò che dici o fai è autentico. Col tempo, questi dubbi si trasformano in sfiducia e la sfiducia in risentimento, che può portare al crollo totale della relazione. Essendo trasparenti, invece, è il fondamento su cui si costruiscono relazioni sane e durature. Essere onesti non significa solo dire la verità, ma anche essere aperti e sinceri nella comunicazione, condividendo i propri pensieri e sentimenti in modo chiaro e rispettoso. Quando viene praticata la trasparenza, viene creato un ambiente di fiducia reciproca in cui entrambe le parti si sentono sicure di essere ciò che sono senza paura di essere ingannate o manipolate. Accettando la disonestà, invece, non solo perpetua un ciclo di bugie e inganni, ma sminuisce anche il valore della relazione stessa, trasformandola in qualcosa di fragile e vulnerabile alle rotture. Per mantenere l'integrità e la salute delle vostre relazioni è essenziale stabilire fin dall'inizio che l'onestà è un valore non negoziabile. Promuovendo una cultura di sincerità e trasparenza, non solo proteggi la relazione dai danni causati dalla disonestà, ma rafforzi anche il legame creando una solida base di fiducia e rispetto che è essenziale per la crescita e l'integrità. Ti è mai capitato? Raccontaci la tua storia. Chissà, possiamo sempre apprendere cose nuove per vivere meglio. Sostegno reciproco è il pilastro su cui si costruiscono le relazioni più significative e durature in qualsiasi relazione. Che si tratti di un'amicizia, familiare, romantica o professionale, il sostegno incondizionato è ciò che consente ad entrambe le parti di sentirsi apprezzate. Per quanto inteso e sicuro, questo sostegno non si manifesta solo nei momenti di gioia e di successo, ma diventa ancora più cruciale nei momenti di difficoltà e sfida. Se qualcuno nella tua vita non è disposto ad essere presente quando conta di più, quando hai più bisogno di supporto emotivo, di aiutarti fisicamente o di accompagnarti nelle tue lotte professionali, è una chiara indicazione che quella relazione potrebbe non avere la reciprocità necessaria affinché sia veramente significativa. Il supporto genuino è un atto di amore e rispetto che rafforza i legami e promuove un ambiente in cui entrambi possono crescere ed evolversi insieme, affrontando gli alti e bassi della vita come una squadra unita. D'altra parte, la mancanza di supporto può essere profondamente deludente e isolante,
generatrice di sentimenti di abbandono e solitudine. Se ti trovi costantemente in una situazione in cui i tuoi bisogni emotivi fisici o professionali vengono ignorati o minimizzati da qualcuno vicino a te, è essenziale riconsiderare il ruolo che quella persona gioca nella tua vita. Una relazione in cui il sostegno è unilaterale o inesistente può diventare un peso emotivo, impedendoti di andare avanti e raggiungere il tuo vero potenziale. Più chiaro, essere sollevato quando cadi, celebrare le tue vittorie e camminare con te nei momenti più bui, il supporto reciproco è ciò che fa sì che le relazioni non solo sopravvivono, ma prosperino fornendo una solida base per una crescita continua e una connessione genuina e duratura. Grazie per essere qui con me oggi. Se trovi interessanti gli argomenti che esploriamo, non dimenticare di iscriverti, mettere mi piace e attivare la campana delle notifiche per non perdere nessun aggiornamento. Ti incoraggio anche a condividere le tue esperienze e riflessioni nei commenti. La tua partecipazione è ciò che rende questo viaggio collettivo di crescita e comprensione così speciale. Il giudizio costante è una forma di attacco emotivo che, se consentito, può erodere in modo significativo la tua autostima e la fiducia in te stesso. Nessuno ha il diritto di giudicarti costantemente, soprattutto quando quei giudizi sono carichi di critiche distruttive che cercano di evidenziare i tuoi difetti, invece di apprezzare le tue virtù. Allo stesso modo, le critiche costruttive, offerte con rispetto e con l'intenzione di aiutarti, ciò significherebbe una crescita preziosa. Tuttavia, quando la critica è costante e distruttiva, diventa un'arma che attacca il tuo senso di valore personale. Questi giudizi possono portarti a mettere in discussione le tue decisioni, le tue capacità e persino la tua identità in sicurezza e paura di essere te stesso. Nel corso del tempo, essere esposti a un ambiente di giudizio costante può farti sentire intrappolato in una spirale di autovalutazione negativa, in cui ti vedi attraverso una lente distorta che evidenzia solo i tuoi presunti difetti e minimizza le tue debolezze. È fondamentale circondarsi di persone che ti accettano così come sei, con tutte le tue virtù e difetti, e che ti danno uno spazio sicuro dove puoi essere te stesso, senza paura del giudizio costante. La persona che ci tiene davvero è colui che ti sostiene nei tuoi momenti di vulnerabilità e che, invece di giudicarti, ti offre comprensione, empatia e incoraggiamento per andare avanti. Queste relazioni positive e costruttive sono ciò che ti aiuterà a crescere e svilupparti in modo sano, spingendoti per raggiungere il tuo obiettivo potenziale senza sentirsi limitato dalla paura del giudizio. Ed è per questo che l'accettazione e il sostegno incondizionato sono essenziali per costruire una forte autostima e un senso di identità positivo. Prendendo le distanze da coloro che ti giudicano costantemente, stai proteggendo il tuo benessere emotivo e, allo stesso tempo, creando un ambiente in cui puoi prosperare sentendoti apprezzato e rispettato per quello che sei nel profondo. Il grande filosofo e romanziere spagnolo Miguel de Unamuno disse: saggiamente, chi viaggia molto non cerca posti nuovi, ma fugge da quelli vecchi, quindi non avere mai paura di cambiare. Le aspettative non realistiche sono un peso che nessuno dovrebbe dover sopportare, poiché sono essenzialmente richieste da chi non considera mai le tue capacità, circostanze o desideri reali. Quando qualcuno ti impone aspettative che sono fuori dalla tua portata, ti mette in una situazione in cui il fallimento sembra inevitabile, indipendentemente da quanto ci provi. Attenzione a non permettere, perché questa pressione costante per soddisfare standard impossibili può generare una terribile situazione di stress inutile e profondamente dannoso. Lo stress può a sua volta manifestarsi in forme fisiche ed emotive, dall'ansia e stanchezza fino a un profondo senso di inadeguatezza, ogni volta che ci si ritrova a lottare per raggiungere obiettivi prefissati e irraggiungibili. Tutto questo comporta un grande rischio di minare la propria autostima e di interiorizzare la convinzione di non essere abbastanza bravo, il che è una pericolosa distorsione del tuo valore personale. Imparare a riconoscere quando qualcuno impone aspettative irragionevoli è un passo cruciale nella protezione del tuo benessere emotivo e mentale.
È essenziale stabilire confini sani che ti permettano di mantenere il controllo sui tuoi obiettivi e sulle tue decisioni. Ciò non significa che non puoi aspirare alla grandezza o che non dovresti lavorare per migliorare, ma è essenziale che gli obiettivi che persegui siano realistici e allineati alle tue capacità e ai tuoi desideri. Quando stabilisci dei limiti, ti assicuri che le aspettative che accetti provengano da una posizione di comprensione e rispetto sia per te stesso che per gli altri e che ti permettono di andare avanti in modo più equilibrato e sostenibile, evitando la trappola del perfezionismo e dell'esaurimento emotivo. Rifiutando aspettative irrealistiche, non solo ti liberi da un peso inutile, ma ti apri anche alla possibilità di crescita autentica, basata su obiettivi raggiungibili e su un senso realistico di ciò che puoi ottenere. La negazione dei tuoi sentimenti è una forma sottile ma potente di invalidazione che può avere un profondo impatto sul tuo benessere emotivo. I tuoi sentimenti, qualunque essi siano, sono parte essenziale della tua esperienza umana e meriti di essere riconosciuto e rispettato. Quando qualcuno minimizza o nega ciò che provi, suggerendo che stai esagerando, che le tue emozioni non sono importanti o che dovresti semplicemente superarle, stanno ignorando una parte fondamentale di chi sei. Questa forma di negazione non solo invalida le tue emozioni, ma può anche farti sentire invisibile e non apprezzato. Nel corso del tempo, la costante negazione dei tuoi sentimenti può portarti a iniziare a mettere in discussione la legittimità delle proprie emozioni, generando una disconnessione interna che influenza la tua autostima e la tua capacità di esprimere ciò che senti. Questa dinamica crea un ambiente in cui ti senti intrappolato, dove i tuoi bisogni emotivi non vengono visti o presi in considerazione, il che può portare a un sentimento di profonda solitudine e isolamento. È essenziale che i tuoi sentimenti siano rispettati e considerati in ogni relazione, poiché questo è un riflesso del rispetto reciproco e dell'empatia. Le relazioni sane sono costruite sulla base della comprensione e dell'accettazione delle emozioni da entrambe le parti, dove ciascuno si sente sicuro nell'esprimere ciò che sente, senza paura di essere giudicato o sottostimato. Permettere a qualcuno di negare o minimizzare i tuoi sentimenti significa accettare un trattamento che mina la tua dignità e il tuo benessere emotivo. È importante stabilire confini per poter comunicare in un modo in cui senti che le tue emozioni vengono prese sul serio. Così facendo, non solo proteggi la tua salute emotiva, ma promuovi anche relazioni più autentiche e significative in cui entrambe le parti possono crescere e sostenersi a vicenda. Ciò aiuta a creare uno spazio di rispetto e convalidare i propri sentimenti. È un atto di amor proprio che stabilisce lo standard su come vuoi essere trattato in tutte le tue relazioni. L'ingratitudine è un atteggiamento che, sebbene spesso si manifesti in un modo sottile, può avere effetti profondamente negativi su una relazione. Quando qualcuno mostra ingratitudine nei tuoi confronti, essenzialmente ignora o sminuisce il tempo, lo sforzo e l'amore che hai investito nella relazione, sia personale, familiare, lavorativa o amicizia. Questa mancanza di riconoscimento non solo è dolorosa, ma può anche creare un sentimento di ingiustizia, facendoti sentire che i tuoi contributi e sacrifici non sono apprezzati. L'ingratitudine può erodere il rispetto e l'affetto reciproco, fondamenti di qualsiasi relazione significativa. Con il passare del tempo, se questo atteggiamento persiste, può portarti a provare risentimento e a chiederti se valga la pena continuare a investire in una relazione che non restituisce l'apprezzamento e la considerazione che meriti in qualsiasi relazione. Accettare un trattamento del genere mina il tuo senso di valore personale. Tutti meritiamo di essere riconosciuti e apprezzati per il nostro contributo, sia sotto forma di supporto emotivo, sforzo fisico o contributo intellettuale. L'ingratitudine, se non viene affrontata, può farti sentire svalutato e demotivato e può deteriorare la tua autostima e la qualità della relazione. È importante comunicare i tuoi sentimenti e stabilire confini chiari di fronte a questo atteggiamento. Ciò non solo protegge il tuo benessere emotivo, ma invia anche un messaggio chiaro che i tuoi sforzi e contributi sono preziosi
e meritano di essere riconosciuti, chiedendo di essere trattati con la gratitudine e il rispetto che meriti. In definitiva, circondarti di persone che riconoscono e apprezzano i tuoi sforzi contribuirà a una vita più soddisfacente ed equilibrata, in cui ti senti veramente apprezzato e rispettato. Riconoscere e rifiutare questi 6 atteggiamenti che non dovresti mai accettare da nessuno è un atto di saggezza e autocompassione, stabilendo confini chiari e circondandoti di persone che ti rispettano, ti sostengono e ti apprezzano. Non si tratta di essere egoisti, ma di proteggere il tuo benessere emotivo e mentale. Ricorda che sei la persona più importante nella tua vita e meriti di essere trattato con dignità e rispetto in ogni momento. Tenendo a mente questi principi e applicandoli, ti troverai sulla strada giusta verso una vita più sana ed equilibrata, ma soprattutto piena di felicità. Quindi, mai avere paura di cambiare, di provare, di esplorare. Oggi, per questo video, voglio chiudere con una grande citazione dello stesso Miguel de Unamuno, che è fantastica. Accade invariabilmente che il punto di partenza della saggezza sia la paura. Vi auguro il meglio e alla prossima!